oggi ragazzi è un caldo pazzesco, saranno 25 gradi, che sicuramente per voi niente di che, anzi bello fresco, ma qui vi assicuro che è molto caldo. Tutte le persone sono sbracciate, estate piena per gli olandesi. Allora, abbiamo lasciato il parcheggio di fortuna dove abbiamo mangiato velocemente e ora stiamo raggiungendo l'altra cittadina, cioè Edam. Abbiamo individuato un parcheggio solo giorno che sembra essere gratuito e vediamo se è possibile starci, se non ci sono sorprese di divieti all'ultimo momento, e lasciamo il mezzo lì e poi ci spostiamo ora da decidere se a piedi o in bici, insomma, per visitare la zona. Questa è un po' l'idea. Per oggi pomeriggio. Sì, certo, per oggi pomeriggio, poi ovviamente la sera dobbiamo trovare un'altra destinazione e spostarci ancora di alcuni chilometri, perché lì c'è già scritto che non si può sostare la notte. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. Probabilmente non vi abbiamo detto quanto costa il gasolio qui nei Paesi Bassi, almeno non mi sembra di ricordare. Sembra di no. Va in media, diciamo, da 1,65 € a 1,75 €, però costa di più rispetto alle sterline della Gran Bretagna. Infatti noi in Gran Bretagna avevamo visto tramite l'app che sarebbe costato di più qui nei Paesi Bassi e abbiamo fatto il pieno prima di prendere il traghetto. Ancora stiamo viaggiando con quel pieno lì, perché Charlie ha 90 litri di serbatoio. And you make me smile, I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you. Le mucche belle stravaccate, perché oggi è un gran caldo, come vi dicevo, e anche le neuroni risentono. Sono mica abituati. Mi sa di no. So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ebbene sì, abbiamo ripreso le nostre biciclette perché abbiamo bisogno di prendere un po' d'aria. Ci siamo fermati ora per fare un breve controllo sulla mappa per vedere dove andare precisamente, ovvero nella parte storica, nel centro del paesino villaggio di Edam. Charlie l'abbiamo lasciato In un in un parcheggio sterrato del porto. solo giorno. Esatto, solo giorno, ci tengono a precisarlo, lo sbandierano a 420 perché proprio lì a fianco c'è un campeggio. Figuratevi voi se ci fanno pernottare, addirittura c'è un orario limite in cui andare a prendere i mezzi. Che sono le ore 19, che io poi mi chiedo, ma se voglio andare al ristorante come faccio? Vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè, noi ora abbandoniamo le polemiche perché lasciamo sennò stare. ci roviniamo queste giornate. Stiamo cercando, ragazzi, di prenderla un po' come viene, perché avrete capito che insomma l'accoglienza dal nostro punto di vista di camperisti non c'è in Olanda, almeno noi non l'abbiamo sentita. Però ormai ci eravamo prefissati di vedere queste ultime 2 o 3 tappe, poi lasceremo il paese, cerchiamo di farle in tutti i modi. Attraversiamo questo ponte strettissimo dove tutti fanno le foto e già possiamo ammirare il centro di Edam. Moonlight beneath the stars that lit up your eyes. The sweet scent of your skin filled up my lungs with ecstasy.
ma guardate questa casa, Qui si è tutta spostata in là. Hanno dovuto mettere anche un palo a reggerla perché è veramente storta questa, Sta tutta franando di qua, tutta piegata. Guardate lì, con tutti i tiranti a tenerla. Ed ecco finalmente che abbiamo trovato il famoso formaggio di Edam. Questo è chilometro zero, pieno di forme di formaggio. E ora siamo dentro una gioielleria dell'Edam con tutte le varietà possibili e immaginabili. C'è anche l'assaggino? Sì, vai. Buono. Facciamo un altro assaggio. Questo è più morbido, quello è più duro, un pochino più stagionato, quello lì. Praticamente costano tutte 15, 16 euro, 17 euro. Guardate quante varietà. Qui abbiamo anche l'Edam con il pesto. Assaggiamo. Ma questo del pesto l'ha assaggiato? Buono. All'aglio. Anche alla birra. Com'è? Questo all'aglio buono. L'aglio? Si sente? Assaggiamo quello alla birra. Oh, sa di birra davvero. Si sente. Piccante, cumino. Questo è quello di Gouda. Di pecora. Pecorino. Pecorino. Più vicino ai nostri È più gusti. vicino al nostro pecorino. Formaggio affumicato. Sì. Questo di capra. Miele. Miele. Questo che ho preso ora è quello di pecora. No, di capra, caprino. Questo è piccante. Pesto rosso. Usciamo dal negozio di formaggi felici perché abbiamo il ricordino. Abbiamo preso l'Edam, quello classico, organico, perché alla fine tutti speziati sono buoni, ma se dobbiamo prendere un formaggio tipico prendiamo quello, è un po' come la pizza margherita, no? Sì, quello buono è quello classico. Sì, lo so che state dicendo, lo so che state pensando che abbiamo dei gran buoni formaggi in Italia, però noi siamo qui in questo momento e invece di comprare tanti sciocchi souvenir ci siamo presi un souvenir al formaggio. E per tornare ai discorsi che facevamo prima, quando i parcheggi non li dovete pagare, preferiamo pagare con i nostri soldi i prodotti locali e muovere l'economia di questi piccoli negozietti Locali, artigianali, perché se poi spendiamo tot cifre piuttosto ingenti per i parcheggi, non compriamo oggetti, souvenir, prodotti locali. Questo ci sembra ovvio. Non vi dico però quanti assaggini abbiamo fatto. Altro che questa forma. Gli abbiamo consumato tutte le vaschette d'assaggio. E assaggia quello, quell'altro, questo non l'hai provato. Poi ritorni sul primo perché devi sentire la differenza. Oh, quando uno fa un acquisto deve sondare bene il terreno. Essere certo di ciò che compra, giusto? Se poi volete c'è anche la cioccolateria. Guarda, bellina la piazzetta. Wow. Ho assaggiato anche diverse volte l'Edam alla birra e vedo tutte le case storte, ma le vedete anche voi storte? Guardate questa. Te l'hai mangiato il formaggio con la birra? E confermo che sono tutte storte, ve lo dico da testa storta, con la testa storta. Finalmente raggiunto il cuore di Edam, la piazza dove avviene la contrattazione del famoso formaggio. Qui ogni mercoledì d'estate si tiene la rievocazione storica, ovvero la vendita, la trattativa della vendita del formaggio. Prima ancora della vendita la famosa pesatura. Quella alle mie spalle è l'antica pesa, dove da secoli veniva appunto portato il formaggio con queste tradizionali slitte
come potete poi ben vedere dalla statua, e veniva appunto pesato e poi avveniva una sorta di battuta all'asta, si creava il prezzo e veniva appunto venduto. Oggigiorno è diventato una forte attrazione, un richiamo turistico, soprattutto per gli abiti tradizionali, per la gestualità, per il folklore. Anche e soprattutto in questa piazza sarà possibile assaggiare il famoso formaggio in tutte le sue varietà e acquistarlo. Se passate da Edam, questa direi tappa obbligatoria, specialmente per gli amanti del formaggio. Parlando sempre di formaggi, ci siamo resi conto che, presi dalla foga, diciamo, di assaggiarli, non vi abbiamo fatto un po' un excursus di quelli che sono i principali formaggi di questo paese. Al primo posto, e non per gusto o sapore, c'è il Gouda, ovvero il formaggio che è più commercializzato, più diffuso. Rappresenta ben oltre il 50% della produzione di tutti i Paesi Bassi. È un formaggio semiduro dal gusto che si intensifica con l'invecchiamento. Poi c'è l'Edam, che rappresenta circa il 27% della produzione di tutto il paese. È un semiduro, dolce e un po' nocciolato. Poi, come avete potuto vedere nel negozio, oggigiorno lo vendono con tantissime varietà, veramente con i gusti più disparati. Addirittura, non so se l'abbiamo filmato, anche uno alla lavanda. Poi c'è il Maasdam, che è simile, diciamo, all'Emmental. Non me ne vogliate, svizzeri, ma ho detto simile. Ha così come la chiamano, una certa occhiatura, cioè sono i buchi. Ha un gusto dolce e nocciolato con stagionatura abbastanza veloce. Infine c'è l'Erdammer, che è la variante un pochino più industrializzata del Maasdam e è, pensiamo noi, forse quello più conosciuto in Italia. Anch'esso ha un sapore dolce e nocciolato, ma ha fori e occhiature, come le chiamano, ben profonde e ben visibili. Dopo aver sentito Marta Sommelier, ci vorrebbe un bel sommelier, addirittura. formager. Non lo so come si chiama. Ci vorrebbe un bel bicchierino di vino, con da l'altro assaggino. accompagnare con Ti sei scofanato tutto il negozio di formaggi, cioè. però c'ho la bocca asciutta, capito? Certo, cioè, ha assaggiato di tutto, ragazzi, di tutto, anche quello alla lavanda. Pensate, ma questo Ma buona la lavanda, Tac, e l'ha assaggiato. Ora ci spostiamo da Edam a un altro paesino qui vicino. Veramente vicino. Come potete leggere sul museo, siamo a Volendam. Praticamente a 4 km da dove eravamo prima siamo già arrivati nella piazza centrale di Volendam. Altro paesino molto pittoresco che merita di essere visitato. Guarda che colori, che luce! Anche la pizzeria italiana con la birra Moretti, con la Moretti. E qui è un affronto, ragazzi. È molto più credibile il barrettino che ti vende l'Heineken, che è la tipica birra olandese. E qui davanti a noi abbiamo l'affaccio sul mare, ora ve lo mostriamo subito. E non è Olanda se non trovate i bulbi di tulipano, esportati in tutto il mondo. Poi ci sono anche quelli di legno. Ce l'abbiamo. E ovviamente non mancano i tipici zoccoli olandesi con la maglietta dell'Olanda. Abbinamento perfetto. Anche te sei olandese. Sì. Che bei tempi quando c'era Gullit, Rijkaard e Van Basten. Qui ragazzi, mamma mia cosa hanno da mangiare.
E ora mi dispiace, ma dobbiamo fare questo sacrificio: entrare dentro questo museo del formaggio con tanto di degustazioni. Wow! Vedi? Che profumo! Ma questo è un vero e proprio caseificio. Lì c'è il caveau con tutte le forme di formaggio. Entriamo in una stanza magica. Chi non vorrebbe avere a casa una stanza con tutte queste mensole piene di formaggi? Qui abbiamo tutti questi formaggi che vengono stagionati in periodi variabili tra le 4 settimane e i 18 mesi e anche oltre. Chi viene in fabbrica si leva i zoccoli e si mette gli stivali. Qui abbiamo una bilancia per la pesa del latte e poi possiamo vedere dentro questo museo tutti i vari macchinari con tutti i passaggi che portano alla trasformazione di questo latte nel famoso, anzi nei famosi formaggi della zona. Pensate che ogni singolo anno vengono prodotti circa 660 milioni di chili di formaggio. Qui siamo scesi al piano di sotto dove troviamo tutti i macchinari, quelli veri, che preparano i formaggi. Anche qui con tutte le varietà possibili e immaginabili. E dopo aver assaggiato il Ledam non lo assaggi il Volendam? Buono anche questo. Non sono intenditrice da riconoscere le varie sfumature e la stagionatura, però è piacevole al palato. C'è un retrogusto che arriva dopo, vero? È piacevole, ma io rimango favorevole ai nostri pecorini. Scusate, sono campanilista in questo senso. Entriamo dentro un altro negozio museo che prepara i waffle. Waffle, come li chiamano qua, waffle. Tutte le barrette di cioccolata, mulini. Buone vacanze. Grazie, Grazie. anche a voi. Grazie. E allora facciamoci anche un assaggino di waffle, che dopo il formaggio ci sta, è il suo, no? Ma morbidissimo. Non ti piacciono? Perché Ecco il miele. c'è la cannella. C'è la cannella, è vero. E a te la cannella non piace. Sentiamo quest'altro, io devo provare tutti. Anche qui c'è un po' di cannella. Questo con il miele? Quello con il miele mi piace di più. E il caramello salato. Lì c'è anche il forno con tutti gli strumenti e anche la piastra a induzione come abbiamo su Charlie. Simile, simile. Proseguiamo il nostro tour. Dopo aver assaggiato di tutto. Sì, sì. Stasera a cena direi che può bastare. Ma che può bastare? Questo è solo un aperitivo. Ah, ecco, un assaggino minuscolo, via, dai. Io guardo le barche anche. Siamo alle barche. Cioè. Siamo alle barche, guarda là, un veliero. Veliero gigante.
l'ora della cena, c'è il richiamo per la cena. Andiamo a vedere se troviamo un posto per la notte, perché il sole poi va giù, e speriamo bene, ragazzi. Pigiamo le dita, incrociamo le dita, scusate. Been telling him those lies. I stand here smaller than ever and you just Queste sono le produttrici dell'Edam di Solita. Ciao, fate bene il formaggio. Ma ci credo che viene così buono, guardate dove vivono. Che pace! Se la godono, mangiano tutto il giorno con questa erbetta fresca.